Bentornati sul mio canale, io mi chiamo Elena e sono appassionata di tutto quello che è handmade, quindi se ti piace questo mondo iscriviti perché l'iscrizione al canale è completamente gratuita, semplicemente resteremo in contatto. Vediamo cosa andiamo a creare oggi. Io mi sono già portata avanti con la tecnica che andremo a utilizzare oggi, però vediamo l'occorrente prima. Il metro, l'uncinetto 3,5, un paio di forbici e delle rimanenze di un progetto che io avevo, però vi spiego subito di cosa si tratta se vi interessa. Questa è una lana bimbo, nel senso che è al 100% merinos, ha una morbidezza infinita, sembra quasi un filato estivo per quanto è morbido e scivoloso. Qui c'è scritto l'uncinetto 3, però noi andremo a lavorare con la tecnica tunisina ma con l'uncinetto normale, quindi ci serve leggermente un po' più di spessore nell'uncinetto. C'ha 50 grammi e 145 metri. Come dicevo prima, queste sono delle rimanenze che ho utilizzato per creare un progetto da poco, quindi lo trovate sicuramente sul mio canale. Però mi piace talmente tanto questa tecnica che ho scambiato leggermente i colori, come vedete, rispetto al progetto che avevo fatto, e oggi andremo a fare un berretto veramente comodissimo per tutte le età. Va bene sia per una femminuccia che per un maschietto, ma sia per una donna che per un uomo, perché è un progetto molto versatile. Vi consiglio solo di cambiare i colori. Se andate a fare un berretto femminile, magari mettiamo un po' più di rosa, un po' più di colore. Invece se maschile utilizziamo dei colori un po' più tenui come questi, o comunque se volete anche un colore unico. Anche se il bello di questo punto, che il punto è entrelac, è proprio il contrasto di colori, come vedete, giocare con il colore e si creano queste righe fantastiche. Questo è il progetto originale. Adesso insieme andremo a fare un piccolo campioncino di 3 motivi, solo per farvi vedere come si lavora questo punto in tondo. Noi l'abbiamo visto recentemente come si lavora a pannello, questa è invece la versione dove lo andrete a conoscere in tondo. Come vi dicevo prima, si tratta di un berretto, circa 55-57 cm. Tenete presente che è anche più elastico perché stiamo utilizzando l'uncinetto 3,5. Il multiplo è di 7 e un nostro motivo più o meno ha le misure di 2,5 cm sul lato e di circa 3 cm da un angolo all'altra, perché si misura in diagonale, vedete? E qui, guardate, la misura la prendiamo così. Leggermente sul lavoro diventa falsata per il fatto che comunque noi sovrapponiamo le righe una sopra l'altra, quindi vi risulterà un po' più piccolo. Se andrò adesso tipo a mettere il metro mi risulterà sui 2 cm qualcosa rispetto ai 3, perché è il primo quadratino che è quello che ci dà la misura reale. Io ho iniziato quindi di conseguenza a lavorare da qui ad andare in su. Allora, cosa ho fatto? Siccome per Gabriel, quindi ho preso la misura più piccolina, ho preso il 55, l'ho diviso per 3, mi ha dato 18, qualcosina. Quindi ho scelto i 18 motivi per la misura per Gabriel. Di conseguenza ho fatto 18 per 7, che è il nostro multiplo, e devo andare a caricare 126 catenelle, più una che io non conteggio mai, però c'è sempre. Allora, per gli adulti io consiglio di mettere 1 o 2 motivi. Se un uomo io metterei anche 2 motivi in più. Di conseguenza, se dovete farlo per voi stessi che siete delle donne, va bene anche 133 catenelle, altrimenti se un uomo 140. Se dovete farlo per un bimbo ancora più piccolo, invece di 18 andate a togliere un motivo o 2. Però io consiglio sempre che i berretti siano comodi, perché comunque sia lo andremo a riprendere. Adesso sposto questo, lo andremo a riprendere, di conseguenza non risulterà molto largo, perché andremo a fare una fascia elastica, ok, che ce lo permette di indossare molto comodamente. Io questa l'ho provata, mi sta fissa molto stretta, scusate. A Gabriel gli sta comoda, quindi per quanto mi riguarda la misura è più che giusta. Prendiamo adesso l'uncinetto, il filato, e andiamo a iniziare la prima riga. Come ho detto prima, andrò a fare semplicemente una prova formata di 3 motivi. Quindi
prendo il filato e vado a caricare 21 catenelle per i miei 3 motivi. Lavorate comodamente: 1 2 3 4 18 19 20 e 21. Nel pezzo originale sono andata a caricare 126, ne aggiungo una per iniziare il lavoro che non conteggio, quindi vado a iniziare il lavoro, carico praticamente 4 volte: 1 2 3 e 4. Il totale delle asole che devo avere sull'uncinetto sono 5, saranno sempre 5, quindi scarico 2 alla volta: 1 2 3 e 4. Quindi scarico per 4 volte e vado a caricare per 4 volte. Adesso prendo le barrette in questa maniera qua e le carico sull'uncinetto: 2 3, la quarta la vado a prendere sulla catenella iniziale, ok, e ne ho 5. Adesso vado a scaricare 1 2 3 e 4. Faccio anche l'ultima riga, prendo il quarto sulla catenella iniziale, vado a scaricare. Adesso dobbiamo iniziare praticamente il secondo quadratino. Per arrivare giù vado a fare delle maglie bassissime. Entrate da sotto la barretta, la prendete il filo e lo passate direttamente nell'asola in questa maniera, e adesso mi chiudo per la quarta volta qui, ok, sulla catenella iniziale. Sono 1 2 3 4 maglie bassissime. Iniziamo il secondo quadratino, semplicemente una ce l'abbiamo già, andiamo a caricare altre 4 asole e il lavoro è uguale identico, ok. Adesso io finisco questi 2 quadratini che mancano e ci ritroviamo per la seconda riga di quadratini. Ho concluso i 3 quadratini, ho tagliato il filo, poi io vado a prendere il grigio perché sarà il colore dove andremo a fare anche la chiusura del cappello e anche la fascia elastica. Però non vado a iniziare a lavorare da qui, vado a iniziare a lavorare poco prima dell'ultimo quadratino, quindi tra lui, che è l'ultimo, e quello precedente. Vado nella punta qui, quindi contate 1 2 3 4, quindi proprio nella punta, prendo l'asola del grigio, tiro, faccio un punto catenella e mi chiudo. Poi vado a lavorare il primo quadratino, carico 1 2 3, il quarto lo andiamo a prendere sul prossimo quadratino, che è lui, poi scarico 2 alla volta. Vi faccio vedere, scusate. Allora, 1 2 3, il quarto lo vado a prendere sul prossimo quadratino. Essendo così pochi mi scivolano dalla mano, poi il filato è veramente morbido. Carico 1 2 3, il quarto lo prendo sul prossimo quadratino, che è quello sotto, praticamente in realtà è anche l'ultimo lavorato. A questo punto finiamo questo quadratino con le maglie bassissime, e ci chiudiamo qui sulla punta, ok. Dobbiamo iniziare a lavorare il secondo e soprattutto dobbiamo andare a chiudere in tondo il lavoro. Se voi avete lavorato come me 18 motivi o 19, non cambia molto, adesso praticamente voi state lavorando poco prima dell'ultimo nella prima riga. Il primo lavorato lo andiamo a chiudere e vi faccio vedere come. Adesso qui facciamo
un nodino, perché così ci si stringe un attimo il lavoro. Lo potevate fare anche dopo, però è meglio se lo fate prima, ok? E andiamo a caricare. Allora prendo 1, 2 e 3. Il quarto, chiudendo il lavoro, vedete, all'interno, il quarto lo prendo qui, il primo punto che noi abbiamo lavorato, guarda, è questo qua, eccolo qui. Adesso vado a scaricare 1, 2, 3 e 4. Carico 1, 2, 3, il quarto lo prendo qui e andiamo a lavorare tutto in tondo. Carico come al solito, finisco il quadratino, ok. Adesso mi manca il passaggio con la maglia bassissima, scusate per la messa a fuoco, ma vi ho lasciato il lavoro principale in sottofondo, così date un'occhiata al risultato finale, ogni tanto va lì, ok? E continuate in questa maniera per tutti i quadratini. A me mi manca l'ultimo della riga, che è questo, ok? Dopo aver fatto l'ultimo, ci ritroviamo per la terza riga, che è facilissima, ma è giusto che voi la vedete. Qui mi sono chiusa a maglia bassissima e l'ultimo punto di chiusura lo faccio proprio qui dove ho iniziato, sempre con una maglia bassissima. Tagliate un pezzettino, lo tirate e fate il nodino da dietro, così avete la certezza che il lavoro non si disfa. È molto morbido sto filato, ok? Allora iniziamo con il prossimo colore. Semplicemente qui mi sono chiusa, ho finito di lavorare, inizio un punto prima, prendo il filato, preparo l'asola. È più facile da lavorare sul pezzo originale perché è più consistente e non scivolerà dalle mani come questo pezzettino qua. Entro qui nella punta, punto catenella, stringete e andate a caricare 1, 2, 3, il quarto lo prendete dal prossimo motivo, scaricate 2 alla volta, prendo un po' di filo, 2, 2 e 2 e così via. Quindi è facilissimo. Adesso vi faccio vedere anche la parte interna. Guardate, i miei fili sono ancora qua. Io, siccome avevo modo di iniziare anche 2 o 3 motivi prima, l'ho fatto, quindi praticamente l'inizio dei lavori è sparpalato un po' dappertutto, ok? Però non ci sono problemi, io li ho già nascosti, non mi resta altro che andare a tagliare tutti sti cappetti perché sono già bloccati. Adesso vi do la misura dell'altezza. Io ho lavorato qui, ho utilizzato 2 volte gli stessi colori e soprattutto il filato grigio come intermedio e ho 16 centimetri. Adesso dobbiamo tener conto della fascia, ok, che sarà più o meno questa, quindi saranno altri 6 centimetri e siamo già a 21, e dobbiamo tener conto anche del fatto che dobbiamo andare a ristringere il cappello, quindi i centimetri saranno altri 5, direi 4, 5, ma anche 6. E per quanto mi riguarda il berretto ha la misura più giusta. Io ho lavorato quindi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 righe, ok?
Le mie 15 righe mi hanno dato 16 cm di altezza e per me sono più che sufficienti. Adesso dobbiamo andare a pareggiare sia qui sotto sia qui sopra con il filato grigio. Vi faccio vedere come si fa, poi lo farete da sole. Preparate l'asola col filato grigio. Questa non è una regola, io ho usato questo motivo per una scelta mia, ma voi potete utilizzare tutti i colori che volete. Eccolo qua, punto catenella, sono entrata proprio qui e andiamo a fare in questa maniera. Carichiamo 1, 2, 3 e 4 e poi andiamo 2, 2, 2 e 2. Carichiamo 1, 2, 3, la quarta la prendiamo qui. È un po' più difficile riprendere i punti sulla catenella iniziale, però con un po' di pazienza ci riuscite. Poi andiamo a scaricare 2, 2, quando ne abbiamo 3 sull'uncinetto di asole le chiudiamo tutte assieme. Queste 3 adesso le ignoriamo, quindi passiamo, quindi questi non vengono calcolati, passiamo direttamente alla prossima e faremo 1 e 2, il terzo lo troviamo qui alla base dei punti già lavorati. Scarichiamo 1 e quando ne abbiamo 3 chiudiamo insieme. Queste 3 le ignoriamo, ne prendiamo di conseguenza solo 1, quindi 1 caricato. Arriviamo qui sulla punta dove c'è il lavoro, chiudiamo tutte e 3 insieme, ok? E ci richiudiamo sempre qui sulla punta. Normale che dopo questo punto bassissimo non viene calcolato, ci limitiamo a lavorare i 4. Però è importante che capite, quindi caricate sempre 1, 2, 3, il quarto lo troviamo nel prossimo quadratino. Scarichiamo 2 alla volta per la prima riga normalmente e carichiamo sempre normalmente 4 punti. Guardate bene qua dove sono lavorati perché la catenella iniziale è un po' difficoltosa. Qui scarichiamo 2 volte, ne rimangono 3, chiudiamo tutto insieme e così via per tutti i motivi, che nel mio caso sono 18. Ho sistemato tutte e 2 le parti, come vedete ho pareggiato sia qui che qui. Questa sarà la parte in alto, quindi adesso dobbiamo andare a chiudere il nostro cappello. Farò un giro di punto basso per assestare il lavoro e poi faremo mano a mano delle diminuzioni. Sto lavorando anche l'ultimo punto e la distanza qui per chiudere a punto basso sarebbe un po' troppa, entro qui alla base, ne faccio un altro, ok? Adesso mi chiudo qua nel primo punto basso lavorato con un punto bassissimo, ok? Se no la distanza era un po' troppa. Adesso andiamo a fare delle diminuzioni. Io dovrei seguire lo schema di diminuire 6 punti bassi per riga, praticamente è lo schema del cerchio perfetto, però è molto largo il cappello e ci metterei un po' troppo perché è già alto. Adesso andrò a fare 2 punti normali, quindi iniziamo con un punto catenella, rientro e vado a fare punto basso, poi faccio un altro, poi faccio 2 diminuzioni in questa maniera. Prendo l'asola sull'uncinetto, prendo anche la seconda e chiudo tutto insieme. Poi di seguito andrò a fare di nuovo, prendo l'asola, prendo la seconda e faccio un'altra diminuzione, quindi 2 diminuzioni una dietro l'altra. Poi vado a lavorare 2 punti, 1 e 2, e vado a fare 2 diminuzioni, quindi una, 3 insieme chiudo, poi la seconda, 3 insieme chiudo.
ok. Dopodiché andremo a fare un giro di assestamento, quindi adesso faccio questo giro di diminuzioni, ci ritroviamo per il secondo. Devo chiudere la riga, però ho finito di lavorare 2 diminuzioni e quindi mi mancano solo 3 punti. Può capitare a chiunque. Io andrò a fare in questo modo, andrò a fare una maglia normale, dopodiché questi due li andrò a lavorare come un punto in meno, quindi come una diminuzione. Mi vado a chiudere semplicemente a maglia bassissima, tirate, vi avvicinate e inizio la riga di assestamento. Quindi vedete che già si è ristretto parecchio, voi andate a fare una riga con un punto 2 di diminuzioni in base a come vi trovate meglio, io li ho fatti ogni 2, e una riga in cui dovete assestare un attimo i punti. Dopodiché ci ritroviamo che praticamente l'ultimo pezzettino lo andrete a fare o con un ago o con l'uncinetto. Adesso io continuo a lavorare in tondo fino a che mi si ristringe e mi si chiude il cappello. Eccolo qui finito. Adesso non mi manca altro che andare sulla parte interna, la parte brutta tra virgolette, con ago e filo e ristringerlo del tutto. Adesso vi volevo far notare il fatto che quando si lavora con la tecnica tunisina il punto è ben chiuso, vedete. Quando dobbiamo riprendere questa parte con l'uncinetto, quindi dei punti bassi, il filato è molto sottile, quindi tende ad allargare i punti. Di conseguenza, se non volete questi punti così larghi, vi consiglio di diminuire l'uncinetto al numero 3 oppure 2,5. Per quanto mi riguarda non mi dà un fastidio, tanto è nella parte alta. Poi ancora sinceramente non ho deciso, ma magari andrò a mettere su anche un pompon, quindi comunque questa parte verrà coperta. Adesso ci dobbiamo occupare della parte elastica, quindi della parte qui in basso, che andremo a fare una fascia elastica lavorata sempre a punto basso, però questa volta in costa, per riuscire a indossare più comodamente la nostra berretta e il nostro cappellino. Anche qui io andrò a fare un giro di punto basso per assestare il tutto, quindi praticamente andate a entrare in ogni punto disponibile e fate semplicemente un giro di punto basso. Non stringete troppo, lasciate che il lavoro sia comodo perché non deve stringere. Ci ritroviamo alla fine di questa riga. Finita la riga di punto basso di assestamento, mi vado a chiudere nel primo punto con una maglia bassissima. Adesso non lavoriamo più in tondo, ma andiamo a lavorare in verticale, facendo in questa maniera, quindi andando a fare delle catenelle che per me saranno 9, quindi 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. La nona mi serve per iniziare a lavorare, non viene conteggiata in realtà. Adesso rientro nella catenella ottava e vado a fare un punto basso anche nella settima e vado a lavorare un altro punto basso. Praticamente sto lavorando sulla catenella che ho appena fatto. Così facendo inizio a lavorare in verticale tutto attorno il mio cappello, che praticamente di solito si può iniziare a creare questa cosa, il punto elastico, e poi creare il cappello, ma non in questo caso perché il punto è entrelac, bisogna lavorarlo a parte, come avete visto. Adesso arrivate qui, dopo aver lavorato gli 8 punti bassi, mi vado a chiudere nel primo punto disponibile. Qui è quello delle catenelle, vedete che si vede. Andiamo in questo qua che è il primo e vado a chiudermi con una maglia bassissima. Quindi ho chiuso la prima riga di lavoro, mi sposto nel secondo punto della base e vado a fare un altro punto bassissimo. Questo mi permette di camminare tutto attorno per andare a lavorare le righe in verticale. Adesso 1 e 2, quindi 2 punti bassissimi non li considero, vado qui a lavorare sulla catenella
e vado a fare semplicemente 8 punti bassi, però come notate non prendo il punto in pieno, ma lo prendo solo sulla costina dietro. Di conseguenza questo mi dà un punto molto elastico e comodissimo per tutte quelle parti all'uncinetto dove ci serve elasticità, quindi polsini, bordi, girocoli e perché no peretti, capelli e altre cose. Dopo aver fatto gli 8 punti bassi, giro il lavoro senza il punto catenella, semplicemente entro qui nell'ultimo punto lavorato, prendo il filo sempre nella costa dietro e vado a lavorare 8 punti bassi. Quindi questa è la costante da fare per tutto il giro del cappello. Io praticamente continuo, lo farò tutto attorno, semplicemente ci ritroveremo dove lo faccio vedere indossato. Adesso non lo so se il mio filo sarà collaborativo. Piccola parentesi, vedete, ho lavorato fino all'ultimo punto. Adesso questo è lavorato, quindi non lo considero, vado nel prossimo, vado a fare un punto bassissimo che chiudo la riga. Con il prossimo punto bassissimo vado ad aprire la riga, giro il lavoro e torno a lavorare su. Come dicevo, non so se lo indosso io o Gabriel, però ve lo farò vedere indossato e finito. Quindi adesso io continuo tutto attorno fin qui dove andrò a fare la cucitura e chiudo praticamente tutta la fascia e poi il cappellino sarà finito. Normale che poi sta a voi decidere se mettere un pompon in ecopelle comprato già preparato, lo fate voi o semplicemente non ci mettete nulla. Ed eccolo finito il cappellino. Come vedete, questo è il risultato finale. Volevo farvelo vedere indossato, ma Gabriel non ha collaborato molto. A me, se me lo indosso, mi viene molto stretto, quindi non si vede nella sua bellezza, però credo che anche così riuscite già a capire il risultato finale. Mi piace un sacco il pompon, ho utilizzato la stessa tecnica che ho utilizzato nella nappina, quindi ho utilizzato tutti i fili che sono rimasti. In realtà i gomitoli sembrano ancora interi perché è un filo interminabile. Dopo il gilet ho fatto il cappello, ce n'ho ancora di filato, quindi sono prodotti con una resa veramente buona. Ho fatto questo pompon semplicemente, poi è attaccato al cappellino con il cotone, perché sapete che la lana non regge come regge il cotone. Io vi sono trovata benissimo a lavorarlo perché è un piacere lavorare questa tecnica, perché insomma la conoscete già, ve l'ho proposta sin dai primi video e adesso non mi resta che sapere cosa ne pensate voi. Io spero tanto che vi piaccia, è un cappello molto comodo, potete fare anche un scaldacollo volendo, perché smettete di chiudere qua, semplicemente lo chiudete e avete lo scaldacollo. Se lo volete fare quindi per un adulto, vi consiglio di mettere 2 motivi in più. Già lì il risultato è molto più largo, più comodo da indossare. Bene, io vi mando un grosso abbraccio, ci vediamo al prossimo video progetto.